Siamo qui a Terramala per vedere cosa succede, vedere questo luogo dove andranno a costruire l'infrastruttura che servirà per il Tirrenia Link, questo cavo che serve a esportare l'energia rinnovabile prodotta in Sardegna verso la Sicilia, una cosa che noi stiamo contrastando ormai da tanto tempo. I lavori stanno andando avanti ovunque. In campagna hanno raso al suolo vigne, hanno espiantato gli ulivi, hanno fatto tutto quello che era nei loro programmi fare, nonostante ci sia una grande protesta, un grande contrasto. In questo pezzo di costa pensano di far uscire questo cavo che poi va in Sicilia. Immaginate vietare il mare ai sardi. Sarà una cosa continua in tutta la Sardegna e in tutto il mare sardo, se non si ferma questo assalto, che oltre ad essere un assalto alla terra con l'eolico a terra e il fotovoltaico è anche un assalto ai mari. Il mare non si può vietare come non si può chiudere in quadrati e rettangoli ed è di tutti. Nessuno è proprietario del mare. Com'è questa giornata al mare? È diversa dalle altre. Le giornate sono più belle quando sono diverse l'una dall'altra. Quando è tutto un monocoso non va bene, capito? La monogiornata. La monogiornata è... Sono comparsi dei strani segni in alcune pietre qui. Vietare il mare ai sardi sarebbe proprio la cosa peggiore che potesse capitare. È esattamente quello che sta capitando per fare spazio a questi progetti. Quindi qua c'è una richiesta di concessione per 50 anni. Abbiamo incontrato dei residenti, molto bello, della zona qui, alcune persone che sono venute qua appena arrivate qua, hanno appena comprato casa. Mai si sarebbero immaginati una cosa di questo tipo. E poi che esca qui, che esca più avanti, che esca più indietro, non cambia niente. Noi sì, ci battiamo soprattutto per il paesaggio. La distruzione del paesaggio non è il problema principale, non è una questione solo di paesaggio. La distruzione del paesaggio è una delle tante conseguenze negative del vero problema, che è lo sfruttamento della Sardegna per il profitto di pochi o grandi gruppi finanziari. È tutto lì il discorso, non c'è altro. Il mio impegno è sempre contro lo sfruttamento della Sardegna. Queste aziende che creano queste infrastrutture o vogliono creare parchi eolici o fotovoltaici solo per profitto. Non lo stanno facendo perché c'è la transizione ecologica, non lo stanno facendo perché hanno a cuore il pianeta, lo stanno facendo solo perché ci sono gli incentivi europei, ci sono tantissimi soldi in ballo e quando è così ci sono le organizzazioni criminali che poi si mischiano con lo Stato e anche con i grandi gruppi finanziari che poi nel territorio sono quelli che effettivamente arraffano tutto quello che c'è da arraffare. Siamo davanti a una corsa ai finanziamenti europei, come ce ne sono state tantissime, e quindi noi non vogliamo che la Sardegna venga sfruttata per questa cosa qui. Poi le rinnovabili sono un'altra cosa, ma non c'entrano niente con questa protesta. Questa è una protesta di persone che esigono che le rinnovabili siano fatte bene e purtroppo nel nostro paese questo non è possibile. Noi non dobbiamo neanche trovare una soluzione al problema energetico. Noi ci lamentiamo di quello che sta succedendo in Sardegna e basta, noi non vogliamo quello, non è che poi noi dobbiamo trovare la soluzione, allora meglio il nucleare, meglio quello, meglio il carbone. No, noi stiamo dicendo che questa cosa non va bene e non va fatta. Punto, non va sfruttata la Sardegna per produrre energia. E non dobbiamo noi trovare la soluzione al problema dell'energia, visto che siamo la regione meno energivora d'Italia, tra l'altro produciamo anche di più per gli altri. È una cosa importante che bisogna capire, che bisogna portare sempre a tutte le manifestazioni, a tutti i comizi, bisogna sempre far capire a tutti che
Il carbone, la produzione energetica da carbone non è in nessun modo legata all'eolico in Sardegna o al fotovoltaico, sono due cose completamente separate. Il carbone e la decarbonizzazione, come scritto nel decreto legge, avverrà grazie alla sostituzione del carbone con il gas naturale liquefatto, quindi le centrali a carbone verranno riconvertite a gas, quelle che si possono riconvertire, e verranno fatte nuove centrali a gas. La decarbonizzazione è un discorso circoscritto che è dipendente soltanto dal gas naturale liquefatto, dai rigassificatori che noi stiamo comunque lottando contro e dalla dorsale del gas. Il problema carbone in Sardegna verrà e sarà solamente risolto con il gas naturale liquefatto, e questo è per legge. L'eolico è tutta un'altra cosa, non c'entra proprio niente. L'eolico è soltanto per raggiungere la quota che l'Europa ha assegnato all'Italia, e l'Italia ha trasferito gran parte di questa produzione in Sardegna. E basta dire su delle isole, basta dire le isole, la Sardegna non è le isole, c'è la Sicilia e c'è la Sardegna. Basta questo modo di dire dobbiamo farlo nelle isole maggiori, non vuol dire niente isole maggiori, c'è un'isola Sardegna e un'isola Sicilia. Non è che tutto quello che vanno a fare in Sicilia lo devono fare anche in Sardegna, non è che se in Sicilia fanno un cavo verso la Campania, allora ci deve essere anche il cavo dalla Sardegna alla Sicilia. Il cavo dalla Sardegna alla Sicilia lo decideranno i sardi, non in Sicilia e non a Roma. Basta parlare di isole maggiori, su delle isole, la Sardegna è la Sardegna, quindi se si parla di Sardegna bisogna dire la Sardegna. La Sardegna non vuole produrre energia per profitto di poche persone, punto. La Sardegna, poi quello che si fa nelle isole maggiori, quello che si fa al sud, le isole, a noi in Sardegna di quello non ci interessa nulla. Se loro vogliono distruggere il loro territorio per fare profitto con le rinnovabili lo possono fare, se i cittadini non fanno niente. Ovviamente in Sicilia non si lamentano del Tiragnalin, perché se producessero energia in Sicilia per portarla in Sardegna io credo che la protesta sarebbe in Sicilia, ma siccome stiamo producendo qui per portarla in Sicilia la protesta ovviamente è qui. Ecco, cerchiamo di capirci. Quindi basta cazzate, il problema principale è lo sfruttamento, e poi a quello dipendono tutti gli altri problemi che sono solo le conseguenze negative dello sfruttamento, quindi che la gente è obbligata ad andare via, che la gente perde i terreni, che chi vuole fare l'agricoltore non può farlo perché ormai i terreni agricoli sono destinati solo a quello e quindi hanno anche un costo alto per chi vorrebbe fare l'agricoltore. Il paesaggio, la distruzione del paesaggio è una delle conseguenze più negative che ci sono, ma non è il problema, quella è solo una conseguenza del problema, che il problema è lo sfruttamento. Non si può sfruttare più la Sardegna per niente, per nessuna cosa. Adesso le rinnovabili per produrre energia da vendere non si farà, scorie non si faranno, spazzatura che arriva da altri posti non si farà. È nata una nuova epoca in Sardegna, è l'epoca in cui i sardi non accetteranno mai più nulla, e quello che c'è va ridimensionato, la presenza militare, i poligoni, lo schifo, le ecoballe, tutte queste pale vecchie, antiche che vanno rimosse, bisogna iniziare a pulire, altro che, ho finito.